Ci sono notti in cui il cielo sembra improvvisamente spegnersi, notti in cui le stelle, pur essendo lì, non riescono più a brillare. Martedì 23 settembre, nel main event dello show andato in onda da Osaka, abbiamo vissuto una di quelle notti. Un match che sulla carta sembrava una chance di riscatto, ma che alla fine si è trasformato in un'altra pagina buia per le Stars. Le ragazze di Hate hanno difeso con successo i loro Artists of Stardom Titles contro Hanan, Saya Iida e Momo Kohgo, confermando ancora una volta il loro strapotere e il ruolo di unit indiscussa del 2025. Da una parte Hate, rappresentata da Konami, l'assassina silenziosa, capace di trasformare ogni match in una lezione di lotta e resistenza. Rina, la più giovane del gruppo, ma forse la più affamata, pronta a lasciare un marchio indelebile sul futuro della compagnia. E Fukiden Dead, il jolly caotico, che con la sua presenza stravolge atmosfere e dinamiche, rendendo ogni incontro imprevedibile. Dall'altra parte Stars, un trio che portava sulle spalle non solo il peso del match, ma anche il peso della storia. Hanan, la sorella maggiore che insegue da sempre il sogno di raggiungere i vertici, sostenuta dalla forza indistruttibile di Saya Iida, che mette sempre il cuore oltre l'ostacolo, e dal coraggio di Momo Kohgo, che continua a lottare per dimostrare di meritare il posto che occupa. Il match è stato intenso, vibrante e carico di emozioni. Fin dalle prime fasi le ragazze di Stars hanno cercato di imporre un ritmo veloce, usando la freschezza di Hanan e la potenza di Saya Iida per mettere in difficoltà le campionesse. Per alcuni istanti sembrava davvero che le cose potessero cambiare, ma le ragazze di Hate, non sono campionesse per caso. La loro forza non sta soltanto nelle abilità individuali, ma nella capacità di operare come una macchina perfetta, in cui ognuna copre le debolezze dell'altra. Il punto più drammatico del match è stato inevitabilmente lo scontro diretto tra Rina e Hanan, due sorelle, due storie intrecciate, due percorsi così simili e allo stesso tempo così lontani. Vederle una di fronte all'altra non è soltanto wrestling, è un dramma familiare che prende vita sul ring. Rina, con quella sicurezza quasi glaciale, ha affrontato la sorella senza esitazioni, dimostrando di aver già fatto quel passo avanti che Hanan per ora non riesce a compiere. E quando il pubblico ha visto Hanan al tappeto mentre Rina la guardava con orgoglio misto a freddezza, è stato chiaro a tutti: la sorella minore ha superato la maggiore, almeno per adesso. Ma questa non è soltanto una storia di sorelle, è anche la storia di una fazione, le Stars, che sembra aver perso la propria identità. Da quando Mayu Iwatani ha lasciato il gruppo, la luce che guidava la fazione più amata dal pubblico si è affievolita. Yuri Hime è arrivata portando freschezza e speranza, Bea Priestley ha riportato esperienza e carisma internazionale. Eppure i pezzi del puzzle non sembrano incastrarsi. Stars oggi è una fazione che combatte più contro se stessa che contro le avversarie. Ogni sconfitta pesa il doppio, perché non è soltanto un titolo mancato, ma è un tassello in più che manca per ricostruire una nuova identità. Il match è continuato con momenti di grande intensità. Saya Iida, come sempre, ha messo cuore e muscoli, resistendo a colpi che avrebbero abbattuto chiunque altro. Momo Kohgo ha provato a sorprendere con il suo spirito Maidomo, ma tutto questo non è bastato. Perché dall'altra parte c'era Hate, la forza oscura che regna incontrastata. Konami con le sue submission micidiali, Rina con la sua energia implacabile e Fukiden Dead con quella follia che destabilizza chiunque provi a contrastarla. Il finale è stato emblematico. Le Stars a terra sconfitte, impotenti,
Anan, che pur dando tutto non è riuscita a spezzare il destino che la condanna a inseguire. Rina, che con le cinture in mano dimostra ancora una volta di aver scelto la strada giusta. E Eight con le braccia alzate, che scrive un nuovo capitolo della propria leggenda. Ed è qui che bisogna dirlo con chiarezza. Eight è la unit del 2025, non solo per i titoli conquistati e difesi, ma per l'impatto che hanno avuto sulla compagnia. Hanno ridefinito le gerarchie, imposto la loro visione e fatto capire che nessuno, almeno per ora, è in grado di fermarle. Ogni loro ingresso è un segnale, ogni loro vittoria è una dichiarazione. Loro sono il presente e chiunque voglia emergere dovrà inevitabilmente passare da loro. Martedì 23 settembre ci ha lasciato un messaggio chiarissimo. Le stelle per ora non brillano. Le Stars continuano a cercare una nuova direzione e Anan dovrà ancora lottare per raggiungere quella sorella minore che sembra inarrestabile. Ma dall'altro lato, Eight rimane saldamente al comando, confermandosi non solo come campionesse ma come il simbolo stesso di questo 2025. Forse un giorno le stelle torneranno a brillare, forse Anan troverà la forza per superare i suoi limiti, forse Stars ritroverà l'unità perduta, ma oggi, qui e ora, il cielo della Stardom appartiene a Eight e mentre le cinture restano saldamente attorno alle loro vite, una cosa è certa, questo è il loro tempo. Le stelle non brillano, la notte appartiene a Eight. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, condividete il video con tutti i vostri amici e iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per non perdervi altri contenuti a tema Stardom. Inoltre scrivete il vostro pensiero qua sotto nei commenti e ditemi: Eight è davvero la pietra di paragone della Stardom? È davvero la unit da battere? Ci sarà prima o poi qualcuna in grado di fermarle? Beh, prima di salutarvi non dimenticatevi di far visita a Donne tra le corde, un progetto che vi accompagna nel magico mondo del wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con le ultime news, i risultati dei vari show e molto altro. Insomma, tutto ciò che vi serve lo trovate sul sito web e sui social di Donne tra le corde. Trovate tutte le info qua sotto in descrizione. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!